Allora, per realizzare questo video ci serviranno dei bottoni vecchi, ne scegliamo uno. Io ho questa scatola qua in cui tengo un sacco di bottoni, potremmo prendere, anche questo qua è carino, però è un po' piccolino. Insomma, scegliamo un bottone che vogliamo recuperare e ci faremo il nostro braccialetto. Avremo bisogno poi di cotone, abbastanza sottile ma non troppo, delle forbicine ovviamente e un uncinetto numero 2. Partiamo facendo subito la parte dell'asola, quindi facciamo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nella seconda catenella dall'uncinetto entro e faccio una maglia bassa, una, e procedo di maglie basse per tutta la riga, 2, 3, 4, 5 e 6. È importante che il numero di queste maglie di base sia coerente col numero poi di nastri di righe che andremo a fare dopo. Quindi in questo caso io voglio fare 3 righe del bracciale, quindi vado a fare 6 il doppio, quindi perché me ne occupano 2 di maglie di base. Faccio una catenella e di nuovo un altro giro di maglie basse, quindi 2, 3, 4, 5 e 6. Una catenella, faccio una maglia bassa, quindi la catenella mi sostituisce la prima maglia bassa, infatti vedete che all'inizio del giro la primissima asola la saltiamo, la primissima maglia, perché la catenella sostituisce la prima maglia. E siamo a 2, faccio 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base e nella terza entro e di nuovo altre 2 maglie basse, 1 e 2. Quindi il numero di maglie è rimasto invariato, semplicemente abbiamo fatto 2 catenelle per creare l'asolina del nostro bracciale. Una catenella, giro il lavoro, maglia bassa, dove abbiamo fatto le 2 catenelle entro e faccio 2 maglie basse e di nuovo 2 maglie basse. Ovviamente anche qua dovete regolarvi un po' sulla grandezza del bottone che avete scelto. Se avete scelto un bottone abbastanza piccolo, 2 catenelle andrà bene, se invece è un po' più grande 3 e se no fate direttamente tutta la riga magari con una maglia all'inizio e una alla fine. Di nuovo catenella e faccio un'altra riga di maglie basse, 3, 4, 5 e 6 e abbiamo fatto il nostro avvio. A questo punto partiamo con le nostre strisce, quindi dovremo fare un tot di catenelle che faccia più o meno il giro del polso, quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ricordiamoci che non è che deve fare proprio tutto il giro, perché poi c'è ancora una pezzettino da fare. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Secondo me 30 può essere un numero giusto. Ok,
Ok, a questo punto una catenella in più rispetto a quelle che abbiamo fatto e sostanzialmente devo tornare indietro, quindi vado a fare una maglia bassa in ciascuna catenella che ho fatto. Vedete, entro in ciascuna catenella e torno indietro praticamente. In questo modo procedo fino a quando non arrivo alla fine della riga. Sono arrivata alla fine della riga, ho fatto l'ultima maglia bassa dentro l'ultima catenella, nella maglia successiva faccio una maglia bassissima e così uniamo. A questo punto di nuovo faccio, se riesco, le mie 30 catenelle. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ne faccio una in più e di nuovo torno indietro con le maglie basse, facendo una maglia bassa in ogni catenella. Sono arrivata di nuovo alla fine, salto una catenella, in quella successiva faccio una maglia bassissima e ho fatto la seconda, vedete, striscia. Ripeto l'operazione per l'ultima volta. Ho finito anche l'ultima riga, nell'ultimissimo punto di base entro e faccio la mia maglia bassissima. A questo punto posso tagliare il filo. Taglio il filo, faccio una maglia bassissima per chiudere e vado a nascondere tutti il filetto dentro alle maglie, così lo assicuriamo. Così, per questo è anche quello dell'avviamento, ovviamente. Ok, e poi tagliamo. A questo punto andiamo a prendere il primo, diciamo, la prima cordina del braccialetto, entriamo con l'uncinetto nella primissima catenella, prendo il mio cappietto, stringo un po' e lo faccio passare e faccio una catenella che sostituisce la prima maglia bassa. Entro nella prima maglia del cordino, mi porto dietro anche il cordino di avviamento e faccio un'altra maglia bassa e siamo a 2. Dobbiamo tornare ad averne 6. Qua bisogna stare attenti al giro che facciamo prendere al braccialetto, quindi dobbiamo stare attenti che non si girino i cordini. Prendiamo il secondo, entriamo nella prima catenella, qua è un po' difficile, ci vuole un po' più di manualità, però. Ok, prima catenella, entro e faccio la mia maglia bassa, poi entro nella prima maglia e faccio la seconda maglia bassa e siamo a 4. Dobbiamo tornare ad averne 6. Prendo di nuovo l'altro tentacolo, lo giro in modo che sia dritto. Sì, ho detto tentacolo perché io li chiamo tentacolini, questi qua. Però l'altra cordicella e di nuovo
entro nella prima maglia, faccio una maglia bassa, entro nella seconda e faccio un'altra maglia bassa. Quindi in questo momento abbiamo congiunto, diciamo, i 3 bracci del braccialetto. Io in questi casi li ho lasciati lisci, quindi dritti. Volendo si può fare anche una treccia con questi 3 e unirli poi intrecciati. A questo punto semplicemente una catenella, giro il lavoro e vado a fare una maglia bassa in ogni maglia sottostante, ricordandoci sempre che il totale deve essere 6, uguale a quello dall'altra parte. 5 e 6, perché l'ultimo punto è sempre quello più difficile. Ok, di nuovo una catenella, giro il lavoro, la prima catenella sostituisce la prima maglia bassa, quindi 2, 3, 4, 5 e 6. Procediamo in questo modo sostanzialmente finché non abbiamo una lunghezza che ci soddisfa. Se ci rendiamo anche conto che magari abbiamo fatto i cordini troppo corti, possiamo fare questa parte un po' più lunga in modo da diciamo raggiungere la lunghezza corretta del polso. Io più o meno farò come il blocco iniziale, quindi il blocco iniziale è da 5 righe più una che è diciamo l'avviamento dei 3 cordini, quindi 6, quindi 1, 2, 3, facciamo la quarta, vi ricordo, se il video vi è piaciuto, di iscrivervi, di innanzitutto lasciare un like per farmelo sapere e di iscrivervi al canale e attivare le notifiche così non ne perdete neanche uno e ogni volta che c'è un nuovo tutorial vi arriva la notifica e insomma siete tutti informati. Ok, facciamo un check sulla circonferenza del polso. Vediamo se va bene. Aspetta che qua si gira tutto, però poi una volta chiuso direi che può andare bene, perché poi qua si chiude così. Forse farei una righina in più, giusto per essere un po' più comodi. Poi a me piace comunque, non mi piacciono i bracciali troppo larghi, preferisco un po' più aderenti, quindi lo faccio abbastanza aderente. Ovviamente anche quello poi va a gusto, perché se voi invece preferite un bracciale un po' più morbido, un po' più che si muove anche sul polso, allora fate qualche riga in più, fate i cordoncini più lunghi. Ok, ora non ci rimane altro che nascondere tutti i fili, quindi questo qua iniziale, gli altri li abbiamo già nascosti, e poi cucire da questa parte, quella piena, quindi non quella con l'ausola ovviamente, il bottoncino. Tenete conto di cucirlo più verso la fine, perché se lo fate al centro vi togliete centimetri di circonferenza, dovete farlo più o meno verso la fine del lavoro, così avete tutta la lunghezza corretta. Ed ecco qui, questo è il risultato finale, con appunto i tre lacci che si aprono un po'. Io ho scelto questo bottone un po' iridescente, a parte che ne ho tantissimi avanzati di questo tipo, e poi secondo me con questo colore di filato, che è tipo carta da zucchero, che è della Icky di Tessiland, come al solito io come cotone mi trovo benissimo con quello, pensavo che, cioè mi sembrava ci stesse veramente bene, perché comunque ha delle sfumature che sono di questo azzurrino qua. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, grazie e ciao!